Ciao ragazzi, io sono John Mira e bentornati su Boom Kaboom. Nell'estate del 2010 Natale è arrivato prima per i fan dell'action. È arrivato I Mercenari, The Expendables. Come potete vedere, io sono un fan della saga. Stallone, dopo aver riportato al cinema le sue vecchie glorie, Rocky Balboa e John Rambo, prova un'operazione nostalgia con questo Mercenari e ci riesce. Ok, è un film da prendere non troppo sul serio, però dà molta soddisfazione questa pellicola. Sylvester Stallone scrive, dirige e interpreta un film scommessa. Era un film quasi a sé stante, una prova. Voleva riunire in un unico film volti nuovi e vecchi del cinema action. Infatti, oltre a Stallone troviamo Jason Statham, Jet Li, Mickey Rourke, Eric Roberts, Steve Austin, Dolph Lundgren, Terry Crew e l'ex campione UFC Randy Couture. È un film con delle bellissime sequenze action e a braccetto vanno dei siparietti ironici. Una scena esilarante sono 4 chiacchiere con Stallone, Bruce Willis e l'ex governatore della California, Arnold Schwarzenegger, che nel film viene detto che vuole diventare presidente. Il personaggio di Bruce Willis commissiona il lavoro a Sylvester Stallone. Bruce Willis, visto che sono in una chiesa, si chiama Church. E così parte proprio un bel film d'azione anni 80. Perché dico questo? Perché ha tutto quello che andava benissimo in un film d'azione anni 80. La morale, il team tosto, le frasi fatte, il bene che vince sul male e tutti fighissimi e pompatissimi. C'è una cosa però, molti loro sono anziani. Infatti il film scherza molto su questa cosa. Tutto questo calderone per un'operazione nostalgica che comunque è molto soddisfacente. Il film è andato benissimo e ha fatto partire una nuova saga. I Mercenari 2 e i Mercenari 3. Però di questa trilogia il primo è quello che considero il migliore. La cosa davvero buona del film è che ogni personaggio ha un suo spazio. Stallone delle sequenze action, Jason Statham pure, Jet Li anche, sono un po' più spalla a livello di cast, Mickey Rourke che ha qualche scena drammatica e qualche siparietto ironico con Stallone e il resto del team, e Eric Roberts che è il cattivone. Sly mette anima e corpo nel film, le sequenze d'azione sono esaltanti, si punta più agli stunt fisici che alla computer grafica. Ci teneva talmente tanto Stallone che si è fatto davvero male in una scena di combattimento con Steve Austin. La cosa un po' bruttarella è la CGI, che già all'epoca sembrava un po' vecchia. Comunque, trattandosi di un film indipendente, ci può stare benissimo. Ragazzi, banda alle ciance, cosa volete di più? In una stanza c'è Stallone che fa botte con un ex wrestler, nell'altra c'è Jason Statham e Jet Li invece che fanno fuori un intero plotone. Va benissimo. Tutta questa fantastica operazione è sostenuta da un'ottima colonna sonora di Brian Tyler. Brian Tyler ha lavorato alla saga di Fast and Furious, nell'MCU, ha fatto vari film action, tra cui John Rambo di Sylvester Stallone. Quello che sottolineo della regia di Stallone è che è molto autoriale in alcune sequenze, proprio come fatto con Rocky Balboa e John Rambo. Da qui in poi la saga espanderà il proprio cast, nel secondo arrivano Chuck Norris, Van Damme, eccetera eccetera. Diventa sempre più ampio il circondario degli attori, però il primo secondo me resta il migliore. Io sono John Mira, se volete lasciare un commento, condividere il video, mettere mi piace, questo era Boom Kaboom e ci vediamo la prossima volta.